Benvenuti in questo nuovo video sui centrocampisti. Abbiamo parlato dei difensori, abbiamo fatto un'analisi su portieri, difensori in realtà, su chi secondo noi deve rimanere, chi deve partire, chi deve essere mandato in prestito, non rinnovato, insomma. Per chi non l'avesse visto, più che altro, se lo andasse a recuperare così lì, abbiamo detto quali sono anche tra l'altro le falle, secondo noi, nella nostra visione, in una visione quasi da DS, no? Della squadra, quali sono le falle da dover coprire, più che altro a livello di caratteristiche, non tanto di nomi, quelli eventualmente li faremo successivamente, Sì. insomma. Adesso ci occupiamo solo dei centrocampisti e andiamo a vedere appunto tra quelli che sono già in rosa, i rientranti dei prestiti che hanno giocato dei mesi fuori, insomma, andiamo a vedere tra tutti questi chi può rimanere e ovviamente come fatto per portieri e difensori quali falle ci sono secondo noi, quali sono i ruoli, diciamo, le posizioni di campo, sempre tenendo conto del 3-5-2 di Stroppa, partendo da quello, quali possono essere migliorate, posizioni possono essere colmate meglio. Ecco. Quindi andiamo subito, partirei perché i centrocampisti sono davvero tanti, ne abbiamo tanti in rosa tra quelli che avevamo già e quelli che rientreranno insomma alla fine del prestito. Partiamo da Kike Perez, partiamo dai titolari, ecco. Sì. Kike Perez ha contratto fino al 2027 e Antonelli aveva parlato di una possibile estensione di contratto se ci sono determinate condizioni, effettivamente sarà... Penso la Serie A, insomma, un Esatto. po' come di solito in queste situazioni. Sì, è stato un giocatore fondamentale nella scorsa stagione in Serie B, ha tante qualità tecniche coi piedi, abbiamo visto che... Difficili da trovare in B, eh. Esatto, in E, B forse anche nella bassa classifica della Serie A, quindi ma della parte direi destra. proprio tutta la parte destra Sì. della classifica della Serie A, veramente qualità tecniche invidiabili, ecco. È vero, poi ha preso tante traverse purtroppo, però se avesse buttate dentro tutte quelle palle... Sarebbe stato anche un goleador. Sì, comunque secondo noi rimane comunque come giocatore, va benissimo per la Serie A e magari c'è anche un rinnovo di contratto per Perché, se no, ulteriori perché 2 anni. effettivamente scade l'anno prossimo, Sì, quindi bisogna scegliere sostanzialmente. Per noi ha senso che rimanga, proporgli secondo me un rinnovo, perché a questo punto sì. 2 anni, diciamo 2 anni perché ha 29 anni, quindi non è più un ragazzino, però se lo fanno di 3-4 perché secondo loro merita, assolutamente non siamo contrari, però indicativamente Sì. 2 anni, fargli un rinnovo, un prolungamento di contratto a questo punto di almeno 2 anni, quindi lo vogliamo assolutamente centrare nel progetto tecnico anche della prossima stagione, come è stato in questa, insomma. Vado a Busio, vabbè, viene da un rinnovo per pochissimo tempo fa Sì. di contratto fino al 2028. Ha iniziato questa stagione da mezzala, poi di fatto è diventato il regista nell'impianto di gioco di Stroppa, ha portato tanta, ovviamente lo conoscevamo, tanta qualità, tanto dinamismo in regia che è stata una sicuramente delle chiavi del successo anche della squadra, insomma, ha portato tra l'altro tanti gol, tanti assist, quindi anche nei numeri ha certificato la positività della stagione. Andiamo veloci, onestamente io ripartirei ancora da lui, sì, in regia Sì. ovviamente, esattamente come è stato utilizzato da Stroppa, quindi con un regista non classico, ma un regista che proprio dà intensità, dà Mh-mh. dinamismo, dà velocità, insomma, agilità, da quelle caratteristiche lì, quindi per noi assolutamente rimane. Sì, Doumbia, Vabbè, vabbè, qua è un discorso un po' diverso dagli altri, nel senso che al momento della registrazione sì, è addirittura, cioè, sta partendo praticamente, cioè, la cessione è praticamente definita, non c'è l'ufficialità, però probabile che magari nel mentre che esce il video ci sia già comunque le nostre considerazioni, le avevamo un po' già annotate, quindi erano in linea con quello che poi sta succedendo in realtà, no? sì, è stato il giocatore con più richieste da gennaio Sicuro, sì, sì. almeno, quindi comunque aveva il contratto fino al 2029 e comunque l'importante sarà monetizzare il più possibile. Adesso vediamo esattamente quali saranno le cifre appena sarà andato. Sì. Comunque l'importante è anche reinvestire quelle cifre, quello Bene, che esatto. bene a centrocampo e non solo, in tutti i ruoli necessari, Sì. in base alla necessità, insomma, che saranno diverse, poi lo diremo durante il corso di tutti Sì. questi video. Cioè, per noi, idealmente, ormai rimane totalmente un ideale, sarebbe pure rimasto, ma insomma, quella era la volontà del ragazzo, noi
arrivano bei soldi da reinvestire, il giocatore vuole andare, quindi a posto, viene ceduto, non per mancanza di qualità tecniche, ma semplicemente perché insomma È tanto richiesto. e boh, e quindi chiudiamo su questo discorso, andiamo un po' alle riserve, quelli che hanno giocato meno, e qua il discorso si allunga un po'. Andiamo su Duncan, ha un contratto in scadenza quest'estate, però c'è un'opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Ha giocato un po' a inizio stagione, poi però è diventato il play praticamente bugio, non ne parlavamo prima, e ha perso completamente il posto Duncan. Ha esperienza, 33 anni, ha fatto tantissimi anni in A, penso gran parte della Sì. carriera, è un mediano con grande fisicità, un interditore, cioè come caratteristiche in realtà serve sempre uno così in mezzo al campo, e dico che può essere ancora utile come riserva al pari questa stagione, quindi paro paro. Sicuramente utile per dare equilibrio in mezzo al campo, magari a partita in corso al posto di un Busio sempre da centrale, appunto però in un finale di partita dove magari devi gestire il risultato, devi un po' abbassarti, perché ti dà una fisicità un po' diversa. Ecco, sostanzialmente non hanno per niente le stesse caratteristiche, però rimane chiaro il nodo ingaggio pesante, uno dei più pesanti al momento. Poi vedremo chi arriverà, insomma, se arriveranno stipendi, giocatori con ingaggi superiori, vuol dire che insomma, saranno giocatori di alto livello, ben per noi. Prende 1,3 milioni di euro netti l'anno, e onestamente sono un po' troppi, non tanto per noi, ma quanto per il suo impiego. Ecco, per quanto impiegato, e tra l'altro anche prospettive. Non è che possa crescere ancora, cioè No, quello è, esatto. anzi, è un giocatore probabilmente in discesa, Anzi, normale. vedendo l'età, comunque 33 anni, è un po' condizionato anche dagli infortuni spesso, quindi sì, possiamo tenerlo solo se accetta di abbassare lo Sì, stipendio, quello esatto. sì, però comunque lo prenderei, cioè, Per- lo lascerei più come riserva, ma riserva della riserva. Se proprio c'è bisogno Sì, di lui. esatto, ma per quello ti dicevo, riserva partita in corso per determinate situazioni, proprio perché lo intendo proprio così. Da play puro, cioè dal primo minuto, in caso mancasse Busio, non lo vedo neanch'io forse, a meno che non devi fare una partita proprio, non so, poco stroppiana, ecco, non saprei come metterla, quindi un po' più baricentro-basso, situazioni del genere. Cioè, sicuramente c'è il nodo ingaggio, cioè pesa tanto bilancio, ma non tanto per quello, anche per quanto impiegato è un bel peso. Fosse Sì, un giocatore esatto. fondamentale che tu dici non possiamo fare a meno di lui, dici è un bel peso, però ci porta tanto, va benissimo, chi se ne frega di quanto pesa bilancio. No, Quindi, allora, da una parte, secondo me, è meglio lasciarlo andare via a zero se lo stipendio rimane questo. Andrei su altri profili più funzionali, anche uno un po' più giovane, con caratteristiche magari più da interditore rispetto a un Busio che ti dà cose diverse, ecco. Ma invece, se c'è nell'opzione di rinnovo per un anno che ho citato all'inizio, c'è diciamo un considerevole abbassamento dello stipendio, per me un anno può anche rimanere senza problemi, almeno cioè, no, un altro anno. Quindi due opzioni qua, siamo un po' come dire, sì. perplessi, Sì, ma dubbiosi. perché forse è l'unico centrocampista non indispensabile che, cioè, se proprio va via non succede niente. Sì, sì, quindi cioè, da una parte può rimanere, da una parte può essere anche rimpiazzato, quindi se la vede Antonelli sostanzialmente, Esatto, noi faremo un po' così, in sì. base a cosa ne esce fuori in sede di trattativa col giocatore stesso, però siamo aperti alla discussione. Ecco. Andiamo a Boinen, È diventato a gennaio nostro a titolo definitivo, ha un contratto fino al 2028, è stato impiegato pochissimo quest'anno da stroppa perché non ha avuto veramente. oggettivamente spazio. E da play ha buone caratteristiche sia fisiche che tecniche, è alto 1,89, comunque si muove, da come si muove si capisce che ha qualità tecniche, Certo, molto eleganti anche. certo. Ha comunque esperienza in Serie A tra la Salernitana e Genoa. Sì, sì, tanti anni. Comunque è un giocatore diverso da Busio perché farebbe quel ruolo lui.
Però non dà Quindi quel dinamismo, esatto. Cioè, ovviamente caratteristiche diverse, non è questione, sì, son non proprio è lo stesso caratteristiche. giocatore assolutamente. È un play più statico, più classico, proprio un play che dà ordine alla Sì, manovra, sì, proprio cioè classico. molto statico, cioè Busio si muove molto di più lì al centro. Può rimanere, sì, però cioè, Perché l'hai appena l'abbiamo riscattato, riscattato, sì, non è che ha senso, cioè almeno, non lo so, sempre da riserva però. Può esatto. rimanere sempre da Riserva riserva, di Busio, secondo noi. sì, sì, potrebbe benissimo sostituire Busio in caso dovesse servire. Quest'anno non è dovuto servire, quindi magari Sì, in lo quella zona trasforma. di campo lì, con caratteristiche diverse da un Duncan, anche da Busi ovviamente, ma anche da un Duncan che nella nostra visione può rimanere, ma anche no, vediamo in base al contratto, quindi potrebbe rimanere, come fatto quest'anno di fatto. Quindi può rimanere, sempre, parliamoci chiaro, arrivasse un'offerta, anche in questo caso buona, può anche partire anche Sì, lui, eh. esatto. Cioè non è che scoppia la protesta se Moinen viene ceduto, però dico, ecco, per il momento l'idea può rimanere, poi ovviamente è super rimpiazzabile in caso arrivasse un'offerta nel mercato per quanto ci riguarda, però andiamo a Lella. Viene da un rinnovo di contratto fino al 2028, questa stagione è entrato spesso, ma a partita in corso per più che altro congelare il risultato, con tipo di situazioni lì, è stato a detta di tutti i giocatori, detta di Stroppa, un grande uomo spogliatoio, ma si capiva, insomma, anche solo guardando. Eh, Però onestamente bisogna un po' alzare il tasso tecnico a centrocampo, ma in generale, cioè, siamo in Serie A, bisogna alzare il tasso tecnico un po' a tutti i reparti. E, allora, da una parte o rimane, ma per essere una sorta di jolly a centrocampo, da mezzala un po' più difensiva, però con rischio veramente di giocare pochissimo Mm. o anche mai. Se ci sono offerte congrue, io onestamente un'offerta giusta, semplicemente il ragazzo vuole andare a giocare un po' di più e capirei onestamente, ci sta, cioè può partire anche qui. C'è un po' di indecisione da parte nostra, nel senso che da una parte a livello tecnico è ampiamente sostituibile, parliamoci chiaro. A livello di spogliatoio comunque rimane una figura importante, quindi diciamo può rimanere da quel punto di vista lì se è veramente un elemento Eh importante per la sì, squadra, però diciamo se c'è un'offerta può andare, se il ragazzo vuole andare a esatto. giocare di più lo accontenterei, quindi il discorso rimane un po' aperto, rimane ma Sì, dipende con tutto, l'asterisco. esatto, dipenderà tutto da lui, se vorrà rimanere come proprio uomo spogliatoio che non gioca, però che comunque tiene Eh, insieme la squadra, che comunque è un ruolo importante anche quello. Se vorrà invece giocare di più, ovviamente sì, 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 esatto, siamo potrà molto aperti qua. tranquillamente andare. Come vedete siamo Sì. in diversi ruoli, soprattutto tra le riserve, siamo molto aperti alla discussione, a Ah, sentire sì, offerte. Ecco, diciamo che in questo caso i esatto. nostri rimane o va via sono un po' più labili rispetto anche alla difesa che abbiamo fatto nello scorso video, insomma. Sì, perché dobbiamo alzare il livello tecnico in generale. Esatto, quindi però, vabbè, da Gasso. È il nostro titolo definitivo da gennaio, contratto fino al 2030. Ha giocato poco anche Sì. lui quest'anno e comunque ci vuole tempo per entrare nei meccanismi di Stroppa perché lui, secondo me, avrebbe anche potuto giocare di più, però effettivamente C'è non ha Kicker. avuto spazio. Sì, cioè che Perez c'è È sempre dura. stato. E comunque può essere una grande sorpresa per il prossimo anno. Io gli darei tranquillamente spazio, Sì, ha sì, le grandi qualità le qualità ha. tecniche. Cioè, A partita in corso può tranquillamente entrare al posto di Kike Perez come riserva e comunque dà qualità tecnica e comunque fa delle giocate. giocate importanti, può benissimo rimplazzare Kike Perez, quindi su quello siamo a posto, Sì, da sì, quella parte lì. può rimanere secondo noi da riserva di Kike, un po' come è stato da gennaio, da quando è Sì, arrivato ad adesso, insomma. Andiamo a questo punto ai rientranti dai prestiti, perché sono comunque diversi. sì. Partiamo subito. Panada è il nostro titolo definitivo da gennaio, contratto fino al 2030, è praticamente stato comprato ma rimandato subito in prestito sì, con l'Atalanta Under 23, da dove veniva, in C. Ha totalizzato in tutta la stagione 29 presenze, 2 gol e 6 assist. Diciamo che andiamo veloce, a centrocampo siamo veramente tanti.
soprattutto per come abbiamo per come abbiamo scelto noi, no? Sì. Tra chi deve rimanere e chi no, non abbiamo fatto fuori in così tanti. Quindi siamo in parecchi. Ha 23 anni, quindi ha bisogno di giocare, anche di crescere e onestamente, un po' vedendo i numeri così, non credo sia pronto per la Serie A. Poi cioè, c'è da alzare il livello, quindi secondo me non è una scommessa da prendere, ecco, in questo momento qui. Non credo sia pronto, lo ricevere in prestito, magari ecco, non più in C se possibile, ma se è a livello bisogna capire, magari in una di B, se si può, se c'è l'offerta, così da testarlo un po' più seriamente, da capire se il livello è alto o semplicemente è un giocatore da Serie C, semplicemente, che ci può stare, non è mica un reato, però comunque direi di far così, poi eventualmente se non c'è, di nuovo in prestito in C. Sì. Ecco, andrei a Condé. Conte ha il contratto fino al 2027, era in prestito secco fino a fine stagione nel campionato austriaco, però anche lì ha giocato più di tanto, ha fatto 5 presenze in quel campionato. Mm, mm. Comunque cercherei di cederlo perché è stata un po' una scommessa persa questa, una delle poche, però Sì, può sì, succedere esatto. tranquillamente. Cioè andrei proprio spedito oltre, nel senso, amen, Sì. arriva un'offertina e può andare, ecco, non ci saranno anche in questo caso grosse proteste. Mm. Mariani, anche lui è diventato nostro a titolo definitivo a gennaio, contratto fino al 2029, era stato tra l'altro rimandato in prestito secco alla Vis Pesaro, sempre in C come Panada, 18 presenze, un assist, però lui il discorso è un po' diverso, ha 18 anni, quindi veramente ampi spazi, ampi margini di crescita, è un centrocampista, vabbè, discorso anche qui molto veloce, ha bisogno di giocare, quell'età lì lo mandiamo di nuovo in prestito, direi, penso in C, cioè, se hai i mezzi anche in B, però onestamente non credo in questo momento, Mm. a meno che non ci vedano veramente delle qualità, intravedono delle qualità pazzesche, quindi in caso comunque rimanderà in prestito sostanzialmente in C. Andiamo alla Minfanne. È diventato nostro a titolo definitivo a gennaio, ha il contratto fino al 2030 con opzione di un ulteriore anno. Era stato mandato in prestito secco al Pescara, e lì ha fatto 7 presenze, è un ragazzo giovane, comunque ha 22 anni, può ancora crescere e infatti ha bisogno di giocare assolutamente Sì. e noi lo manderemo in prestito ancora in Serie B se c'è qualche Va squadra testato, interessata. ragazzi. Sì, 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 non c'è va. spazio da noi più che altro, non è che può giocare E poi in bisogna Serie alzare il A. livello, non è che possiamo prenderci rischi così, ha giocato poco anche lì, Eh anche a sì, Pescara, quindi onestamente sì, rimanere in prestito in B o anche eventualmente in C, anche lui, discorso simile, in base alle offerte che hanno. Un po' quindi questo sui centrocampisti, e tocca fare un attimo un piccolo resoconto e capire a questo punto cosa ci manca, chi rimane, chi parte, boh. Quindi titolare di fatto, secondo noi, titolari riserve ceduti in prestito. Allora, titolari, Quique Perez, Busio e diciamo X. Diciamo X perché effettivamente Dumbia va via e per noi tra le riserve, tra quelli che abbiamo già ecco, in rosa, non c'è nessuno che può prendere oggettivamente il suo no. posto già da adesso. Serve rimpiazzarlo tramite il mercato, tramite una pedina. Fra poco ne parliamo meglio. Andiamo alle riserve. Come riserva di Kike Perez ci teniamo da Gasso, Sì, riserva di Busio, Duncan e Boinen e yes. quindi mancherebbe la mezzala sinistra, la riserva della mezzala sinistra e Esatto. a sto punto anche la mezzala sinistra, tutta la parte sinistra ci manca Sì, dei sì, mezzala a centrocampisti, sinistra, ruolo dove bisogna operare sì, grandemente, sia ecco. titolari che riserve. Esatto, con Lella che può rimanere come jolly, diciamo, eventualmente. Però, ecco, tra le riserve, io a parte da Gasso, che lo ritengo quasi incedibile in questo momento perché veramente tutto da valorizzare, non Sì. mi va di vederlo, ecco. Duncan, Boina e Lella in questo momento per noi rimangono, ma con un'offerta adeguata possono partire assolutamente. Discorso diverso un po' per Duncan, nel senso che non accettasse, diciamo, di ridursi lo stipendio, così comunque non si trovasse l'accordo, può partire anche lui. Quindi questa è un po' la situazione a centrocampo per quanto ci riguarda. Tra i ceduti, Doumbia, perché ormai sì, ovviamente, e Condé, perché è stata un po' una scommessa persa. In prestito, invece, che ridiamo in prestito in realtà, sì, secondo noi, Panada, Mariani e Lamin Fanné.
Poi anche di qua, di questi, se eventualmente li avessi valutati, li hai presi, ma non ti ha convinto, uno di questi qua non ti ha convinto, puoi anche cederli, ovviamente. Quindi noi diciamo prestito, perché comunque sono giovani, Sì, bisogna capire il valore, ma se qualcuno l'ha già capito meglio di noi e dici non va bene o comunque può essere ceduto, cediamoli. sì. Quindi di conseguenza servono un sostituto di livello di Dumbia partente, con quelle per me caratteristiche fisiche, tecnico, se riesci anche meglio, però bisogna trovarlo, capace anche di portare spinta, intensità e dei gol, perché ne ha portati parecchi, alla fase offensiva, ma se possibile anche con buone qualità di interdizione, non in territorio vero e proprio, però che abbia anche quella roba lì, un po' almeno, perché ovviamente non si può avere tutto, se vuoi avere tutto sono i giocatori da tanti 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 milioni, altrimenti cioè, rischiamo di essere un po', secondo me, disequilibrati a centrocampo prossima stagione se avremo diciamo uno anche alla Dumbia, cioè serve uno alla Dumbia ma che abbia un minimo di fase in transizione, perché sennò quello sì, puoi pagarlo caro, ecco. Sì, Quindi questo è un sostituto assolutamente di livello di Doumbia e la sua riserva. Cioè, esattamente. uguale, copia e incolla, stessa cosa, come cioè, se è possibile, ovviamente sarà impossibile trovare la stessa cosa di Doumbia, cioè lo stesso giocatore con le stesse caratteristiche, bravo nelle sue cose che sa fare. Sarà praticamente impossibile, però il Un più altro simile. vicino possibile alle caratteristiche della riserva di Doumbia come riserva di Doumbia, Sì, vabbè, esatto, hai cioè capito. comunque va via Doumbia, cerchiamo altri due piccoli Doumbia, diciamo, Esatto, non i tanto suoi piccoli, figli. esatto, cioè non tanto, no, piccoli di statura assolutamente No, no, anzi devono essere grandi, fisicamente parlando. Però magari i suoi ecco, cloni. esatto, due suoi cloni, magari ovviamente a budget molto minori rispetto a quanto ceduto, se no a questo punto è stata una cessione un fia così, si era parlato Eh sì. di basici, no, in questi giorni, però da capire anche lì se è esattamente questo, può esserlo. Comunque, secondo me, magari ecco, la riserva di questa mezzala sinistra deve essere magari uno un po' più interditore, ecco, del giocatore che prenderemo come titolare da mezzala sinistra. Magari uno un po' più interditore, l'altro un po' più box to box vero e Mhm. proprio, no? Con quelle caratteristiche lì, magari uno più simile ad Umbia, uno simile ad Umbia, ma con occhio più alla fase di interdizione, alla fase di interruzione del gioco avversario, perché comunque è una fase importante comunque. Quindi sostanzialmente questo sul centrocampo. Prossimo video parleremo degli esterni. Fateci sapere qua sotto cosa ne pensate, siete d'accordo con noi, se fate anche voi se volete la lista di quelli che terreste come titolari, vorreste cedere anche totalmente diversa se volete da quella che abbiamo fatto noi. Poi dopo gli esterni arriveremo agli attaccanti. Quindi questo, spero che siamo stati il più chiari possibile. E sempre Forza Venezia. È sempre Barcellona.